Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme queste due varianti di questo falso punto inglese ad uncinetto. Tutti e due i punti sono molto semplici, è un punto che non è reversibile ma è molto bello anche sul retro. Non ha un multiplo, quindi possiamo montare un numero a piacere di catenelle e si sviluppa in sole 2 righe. È un punto bellissimo in cui vengono messe in rilievo queste righe di catenelle. Lo possiamo utilizzare in orizzontale così o anche in verticale, in cui ancora di più ricorda il punto inglese a ferri. Ma non mi perdo in chiacchiere, vediamo subito come lavorare le due varianti di questo punto. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo un numero a piacere di catenelle. 1, 2, 3. Io per esempio per questo campioncino ho montato 25 catenelle. Ora lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e a partire dalla terza catenella dell'uncinetto nella prima riga lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. 1, 2 e continuiamo così, un mezzo punto alto in ogni punto fino a terminare le catenelle. Terminata la prima riga lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e giriamo il lavoro. Per lavorare questa seconda riga vediamo prima come è fatto il mezzo punto alto. Il mezzo punto alto ha sopra la catenella, questa, che è dove entriamo normalmente per lavorare i prossimi punti. E poi ha anche questo filo qui sotto, questo, che fa in modo che anche questa qui possa sembrare una catenella. In questa seconda riga lavoreremo un mezzo punto alto in ogni punto, ma entrando in questo filo, così. Quindi sopra resta la catenella, quella in cui normalmente entriamo, e sul davanti troviamo questo filo. Entriamo così e lavoriamo un mezzo punto alto. E per questo tipo di punto, finché non impariamo bene, vi consiglio di mettere un segnapunti in ogni primo punto, così prendendo la catenella del punto, la catenella superiore del punto. E proseguiamo, un mezzo punto alto in ogni punto, quindi nel prossimo punto, anziché entrare normalmente, entro in questo filo sotto. E così per tutta la riga. Mentre all'inizio dobbiamo un po' cercarla, questo filo, man mano che lavoriamo, come vedete, le catenelle del punto vanno dietro e ci si presenta proprio questo filo da prendere. Fate attenzione a non confondervi con questo filo, ok? Noi non dobbiamo entrare su questo, dobbiamo entrare su quello appena sotto la catenella, quindi questo qui. Questa è la catenella del punto, questo filo qui. Questo è il filo che dobbiamo prendere. Quindi non questo, questo. Lavoriamo anche l'ultimo punto e vediamo qual è il risultato dall'altra parte. Ecco qui, avendo lavorato sul filetto dietro ci resta tutta la catenella dei mezzi punti alti in evidenza sul davanti. Per la riga 3 lavoriamo 2 catenelle che non contano come mezzo punto alto, filo sull'uncinetto e lavoreremo anche in questo caso un mezzo punto alto in ogni punto, prendendo sempre lo stesso filo di prima, questo qui. Ma questa volta lo andiamo a prendere da dietro, quindi con l'uncinetto passiamo sotto alla catenella superiore del punto e agganciamo questo filo, portandolo dietro e lavoriamo un mezzo punto alto.
filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto entrando da dietro e pesco questo filo che è lo stesso che utilizzavamo nel giro precedente. Un mezzo punto alto, entro sotto il punto, prendo il filo, un mezzo punto alto e ripetiamo così per tutta la riga. Ricordiamo di mettere il segnapunti nel primo punto e lo facciamo entrare proprio sotto la catenella del punto. Lavorando in questo modo, come vedete, ancora una volta la catenella superiore del punto resta in evidenza. Completiamo tutta questa terza riga e lavoriamo nello stesso modo anche l'ultimo punto. Vedete che avendo il segnapunti si vede chiaramente qual è l'ultimo punto. E vedete che anche per l'ultimo punto rimane la catenella bella in vista. Per questo iniziamo sempre il giro con 2 catenelle che non contano come punto. In questo modo il primo punto del giro è un mezzo punto alto e anche lui può avere la catenella in vista. E questo è tutto quello che dobbiamo sapere per lavorare questo bellissimo punto. Ora sarà sufficiente ripetere la riga 2 e la riga 3 per tutta la lunghezza della lavorazione. E questo è il risultato una volta lavorate alcune righe del punto. Come vedete, le catenelle si raggruppano a 2 in file di 2 e hanno versi differenti. Quindi queste catenelle vanno in questo verso e quelle sopra nell'altro. Questo è il risultato in orizzontale e questo è il risultato se la utilizzassimo in verticale. Anche in questo caso iniziamo allo stesso modo. Montiamo un numero a piacere di catenelle e nella prima riga lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. Nella seconda riga lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto, giriamo il lavoro e in questo caso lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Un punto in ogni punto in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro del punto e in questo modo completiamo tutta la riga 2. Anche in questo caso vi consiglio di utilizzare il segnapunti per il primo punto. Lavorando in questo modo, anziché lasciare in vista come prima la catenella superiore del punto, lasciamo in vista quella davanti, quindi la mezza catenella non lavorata e il filetto che abbiamo utilizzato nella versione precedente del punto. E questo è il risultato. Proseguiamo e terminiamo tutta la riga. E questo è il risultato una volta lavorata tutta la seconda riga. Ora lavoriamo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Queste 2 catenelle non contano mai come punto. Nella terza riga lavoreremo sempre mezzi punti alti, un mezzo punto alto in ogni punto. Filo sull'uncinetto, in questo caso evitiamo la catenella del punto ed entriamo nel filo davanti, come abbiamo fatto nella prima versione di questo punto. Chiudiamo il mezzo punto alto e mettiamo il segnapunti. Filo sull'uncinetto e passiamo al prossimo punto. Filo sull'uncinetto, evitiamo la catenella superiore del punto e lavoriamo nel filo davanti. E in questo modo completiamo tutta la riga. Vedrete che man mano che lavorate questo tipo di punto verrà naturale
trovare il filo giusto. Lavoriamo anche l'ultimo punto. Una volta terminata la riga 3, questo è il risultato che otteniamo. Anche in questo caso ora non ci resta che ripetere la riga 2 e la riga 3 per tutta la lunghezza del lavoro. E questo è il risultato invece della seconda variante. In questo caso, come vedete, le righe di catenelle vanno tutte nella stessa direzione, ma una è proprio una riga di catenelle perfetta, l'altra è un po' diversa perché ha anche questo filetto che entra nelle catenelle. Però questo è il modo che abbiamo per ottenere le catenelle, tutte le righe di catenelle che vanno nello stesso verso. Questo è il risultato in orizzontale e questo è il risultato se la utilizzassimo in verticale. Io devo dire che a me piacciono entrambe moltissimo e le possiamo utilizzare indifferentemente. Però volevo darvi le due opzioni, con le catenelle tutte nello stesso verso oppure con le catenelle che vanno in un verso e nell'altro verso. È un punto estremamente semplice, super ripetitivo e vedrete che man mano che lo lavorate diventerà semplicissimo vedere dove inserire l'uncinetto. Con questo punto possiamo fare tutto quello che vogliamo. Infatti, non avendo un multiplo, quindi potendo montare il numero di catenelle che desideriamo, è molto facile lavorarlo anche in progetti che richiedono aumenti, diminuzioni, quindi anche volendo su capi d'abbigliamento o per qualunque altra cosa. Spero tanto che questo punto vi piaccia e che vi possa essere utile. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!